E il Milan fa quello che deve prima di Inter-Juventus, ossia vincere per riportarsi lì minacciosamente a 5 punti. E lo fa grazie poi alla giocata del campione, alla giocata di quello che alla fine della fiera risulta sempre essere il più forte. Non c'è niente da fare perché in una serata del genere dove come al solito non è che c'erano state tantissime occasioni, anzi se andiamo a vedere i tiri verso la porta sono stati poi i gol realizzati da una parte e quasi direi dall'altra. Ehm, e Modric, ragazzi miei, non voglio dire se lo inventa, ma davvero il movimento, il proporsi per andare a chiudere il dialogo e prima come se l'accomoda destreggiandosi dall'avversario e poi come velocemente invece il tocchettino. Ci sono 3 o 4 giocate nella stessa azione e nel gol che mettono in mostra tutto il repertorio di Luka Modric. Ed è un gol, ragazzi miei, importante, che pone le solite riflessioni, ma questo Milan, ma sai, alla fine anche stasera magari non brillantissimo, subito andavi a leggere un po' sui social, ma a me sembra che sia più il Pisa a provare a vincerla. E poi vince il Milan, e poi vince il Milan, questo è il discorso. E ne parliamo, signori miei, e come se lo facciamo, prima come al solito vi invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo, scusatemi stasera, postazione inusuale, non siamo a casa e quindi ci adattiamo un po' così, comunque credo che si senta soprattutto bene che questo è l'importante. In descrizione trovate tutti i profili social, vi invito sempre a iscrivervi un po' ovunque perché poi su TikTok facciamo delle live, su Telegram vi aggiorno con le varie notifichine nel caso non arrivino qui, abbiamo un po' di tutto, per cui passateci, intanto io vi ringrazio ovviamente per il vostro supporto. Allora, sì, direi come al solito c'è sempre una frazione di gara dove, no? Quasi skippabile, quasi skippabile mi viene da dire, no? Quasi di default nel primo tempo dove succede veramente poco e anzi la prima occasione più importante, forse alla mezz'ora, adesso non ricordo con esattezza, ce l'ha il Pisa, la grande chance, poi andando un po' a rivedere anche quelle fuori gioco, quindi se vogliamo il primo pericolo è quello che poi è stato il gol, ossia la palla buttata in mezzo dalla telecamera, che poi va detto anche lui, no? Spesso e volentieri criticato come giocatore non all'altezza, come netto downgrade rispetto magari a Saelemaekers, eppure io vedo che ogni tanto, no, tira fuori questi palloni verso messi in mezzo che non sono affatto male, mette questo bel pallone, poi Loftus-Cheek completamente solo in area, ma proprio solissimo, e ha stazza e ha le qualità anche quando vai con la testa si può dire balistiche, non lo so, però la incorna perfettamente e si porta avanti. In realtà poi il Milan mi è sembrato, anche, bisogna dirlo, anche per tutta la gara in pieno controllo, anzi era lì per andare a fare il secondo gol. Tra l'altro l'azione è ben costruita da Pavlovic che è un giocatore che secondo me è uno di quelli che più di tutti è stato valorizzato dall'assetto tattico e dalle disposizioni di Allegri. Questo bisogna dire perché Pavlovic sta facendo una stagione secondo me la migliore da quando è al Milan, va a dialogare con Bertesaghi, va in sovrapposizione, si procura un rigore che questa volta è netto e c'è poco da chiacchierare, c'è poco da discutere, e va a battere Füllkrug. E questa cosa bisogna dirla perché spesso parliamo del Milan che ha tra i pali uno che i rigori li pare che fa la differenza, e un altro aspetto che
che fa la differenza in una grande squadra è lo specialista del dischetto. E il Milan abbiamo capito che a quanto pare uno specialista non ce l'ha, ha sbagliato se non sbaglio in passato Pulisic, qualche volta se non sbaglio anche Leao, certamente stasera Füllkrug. Qualcuno ha segnato un Cucco, ma forse anche non mi ricordo. Eh, Però la mia domanda è, quando hai un giocatore come Modric, possibile che, magari non essendo uno specialista, perché non va Modric dal dischetto? Cioè, essere più il giocatore con il repertorio tecnico superiore rispetto agli altri non fa sì che tu sia il giocatore più bravo dal dischetto, questo è chiarissimo. Però di certo è un giocatore di grande personalità, di grandissima, immensa personalità, uno come Modric. Quindi, in assenza di un vero e proprio specialista, ammesso che Modric non lo sia, appunto, perché non lui? Io questa cosa non la capisco, perché poi lo vedevi anche Fulkrug quando va al dischetto, non lo vedi convinto, non lo vedi sereno, e poi lo tira fuori, lo tira male, lo tira assolutamente male, quindi strano, strano, e attenzione perché poi uno dice, sì, è andata così, stasera va bene uguale, ma se non la vinci, questo ti costano i 3 punti, ti costa la vittoria e soprattutto in questo momento ti costa anche uno scudetto, perché non prendiamoci in giro, se non batti stasera il Pisa, con l'ultima in classifica, l'ultima che sarebbe diventata penultima, avendo un punticino in più rispetto al Verona, tu tra andata e ritorno col Pisa non la batti una volta, onestamente poi diventi anche difficilmente credibile per la vittoria dello scudetto. E appunto in una gara del genere poi serviva la zampata vincente, la zampata del campione, c'è stata quella di Luka Modric. È un Milan, ripeto, che sotto alcuni aspetti mi sembra quasi che si trascini verso l'alto, non che vada libero, però questo trascinarsi fa sì che comunque che arrivano risultati, arrivano vittorie, arrivano punti e in questo momento comunque c'è una pressione sull'Inter, perché domani, sai, ti devi giocare non avesse vinto, tu dicevi, quasi quasi anche lo perdi, ti cambia veramente poco. Invece adesso, con il Milan che comunque dopo avrebbe sempre da recuperare la partita col Como, che non è un avversario semplice, però vediamo, il Milan, cioè il suo, come dicevo prima, il suo l'ha fatto. Si è fatto buttare fuori Rabiot per proteste, non so quello che si sono detti, non lo so quello che è successo, però doppia ammonizione, espulsione, quindi credo salterà una sola giornata. Però sappiamo che Rabiot incide anche tanto. Doveva evitare un po' di frustrazione che secondo me è stata dovuta da una partita, ripeto, che forse ci si aspettava di chiuderla con più facilità, forse tra le file rossonere, non lo so. Però, come ho detto prima, ci ha pensato lui, ci ha pensato il più forte, ci ha pensato il campione, ci ha pensato il giocatore che fa la differenza, nonostante i suoi 40 e rotti anni. Clamoroso, Luka Modric. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio. Dai,